Ciao a tutti ragazzi, io sono Joker e finalmente ci siamo. I ragazzi di Bulkhead ci hanno dato il via libera per poter pubblicare i nostri gameplay della Closed Alpha che si è tenuta il weekend scorso, e vi posso dire che ho fatto 3 giorni abbastanza intensi per provare davvero questo gioco e dirvi la mia su questo gioco. Allora, innanzitutto proprio ieri i ragazzi di Bulkhead hanno pubblicato come sarà suddiviso anche il prezzo del gioco, perché il gioco uscirà in accesso anticipato il 10 settembre a 39,99 e sarà diviso in 3 step. Quando il gioco arriverà a una sorta di metà dello sviluppo, così l'hanno chiamata loro, costerà 49,99 e quando ci sarà la full release costerà 59,99. Per chi decidesse di comprarlo in accesso anticipato costerà 39,99 e in più avrà l'accesso alla beta che si terrà tra il 21 e il 23 agosto. Tra l'altro i ragazzi di Bulkhead hanno comunicato che a chiunque non dovesse piacere la beta potranno fare tranquillamente il refund della prenotazione del gioco. Bene, dopo questa breve parentesi andiamo a parlare veramente del gameplay del gioco, e ho diviso in due i punti a favore e i punti contro, semplicemente per essere molto più veloce. Partendo dai punti pro, dai cose positive che ho notato in questo gioco, che veramente in questo gioco sparare è veramente una goduria. Non è il solito arcade dove corri e spari, però non è neanche, diciamo, il simulativo stile Arma. È una buona via di mezzo, una buona via di mezzo. Non saprei a che gioco paragonarlo perché veramente una via di mezzo. Forse se devo mettere tra un Battlefield e un'Arma lo metterei in mezzo lì. Forse un po' più pendente verso Battlefield, diciamo, però è veramente soddisfacente, veramente, che è una delle cose più importanti, tra l'altro, per un titolo del genere. Poi l'ottimizzazione l'ho trovata veramente spettacolare, cioè per essere una closed alpha non mi ha mai laggato il gioco, bug ne ho trovati veramente pochi, il gioco gira veramente divinamente al momento. Poi io vi parlo di quello che ho giocato io, poi se il gioco uscirà in maniera differente io vi parlo di quello che ho giocato io. Un'altra cosa positiva è che il gioco ti permette di fare più cose. Cioè è un gioco che ti permette o di andare a sparare in prima linea o di andare a fare degli, tra virgolette, sgambetti ai nemici, andandoli verso le basi e mettendoli delle mine per rallentarli, o semplicemente fare logistica, perché molti ragazzi si divertono a fare logistica, che può essere sia nello spostamento delle truppe o anche lo spostamento dei materiali che servono per costruire, o appunto costruire delle fortezze, perché si possono costruire delle fortezze dove magari inserire anche dentro un mezzo per lo spawn. Un'altra cosa che ho apprezzato particolarmente in questo gioco è fattore immersività, cioè molti sono lamentati per la grafica, alcuni non piace, a me sinceramente appaga. Sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso, e anche l'audio è abbastanza piacevole, bello immersivo. Sempre collegandomi alla grafica, ora passiamo ai punti negativi. Per quanto riguarda i punti negativi, partiamo dalla grafica, perché nel gioco c'è la possibilità di fare un downgrade grafico e praticamente i giocatori hanno già iniziato a fare un downgrade grafico per poter vedere in punti dove altri non vedono. Nel senso, con una grafica a livello alto tu avrai una mappa piena di vegetazione, piena di erba, e quindi è più difficile vedere i nemici. Invece con un downgrade grafico importante avremo delle distese un po' più grandi, e questa cosa mi è stata confermata da gente che ha provato, e diciamo che questa è una cosa un po' negativa del gioco, perché se trovi uno che non vede l'erba a differenza tua, tipo effetto DayZ, diciamo che è molto più avvantaggiato di te. Però per esperienza personale io preferisco avere una bella grafica e morire qualche volta in più che avere una grafica terribile e magari morire qualche volta in meno. Un'altra cosa che non ho apprezzato particolarmente sono la differenza tra i livelli. Diciamo che un livello basso ha veramente poche cose sbloccate rispetto a un livello alto, ma si sta parlando di veramente tante cose, anche perché qua i colpi fanno la differenza, i tipi di colpi che sparate. Ci sono 3 colpi diversi, ogni arma vabbè ha i suoi colpi, adesso non andiamo a vederle tutte nel particolare, però diciamo che chi gioca con i colpi base è molto svantaggiato rispetto a chi gioca con i colpi migliori che ci sono. E diciamo che questa potrebbe essere da una parte bello perché ti porta
a continuare a giocare al gioco per poter sbloccare tutto, e da una parte potrebbe essere brutto invece per chi magari gioca di meno e rimane ai livelli più bassi. Poi un'altra cosa collegata sempre tra virgolette ai livelli è il fatto che non ci sia un vero e proprio counter per gli elicotteri d'assalto o mezzi d'assalto. Ho notato che al terzo giorno, quando la gente già era a livelli alti ed aveva un sacco di soldi, la gente spawnava direttamente con elicotteri d'assalto e mezzi d'assalto come carri armati subito dal primo minuto, e per uno di livello basso che non ha nemmeno sbloccato un RPG capite che è un po' difficile contrastarli. Sarebbe bene magari sbloccare fin da subito l'RPG o comunque qualcosa per contrastare i carri o gli elicotteri, perché ho notato che comunque uno può piazzare anche un'antiaerea in base, ma il problema è che avendo i flare tu spari l'antiaerea, ci vuole almeno un paio diciamo un minuto per ricaricare, loro tirano i flare e poi ti distruggono l'antiaerea e tu devi ricostruirla. Quindi diciamo che forse andrebbero depotenziati un po' gli elicotteri d'assalto, tutti i mezzi d'assalto diciamo, perché diventano veramente sgravati alla fine. Per quanto riguarda infatti questa cosa degli elicotteri, io fossi i ragazzi di War Dogs, io li metterei come una specie di ricompensa. Una volta che tu arrivi a sbloccare gli elicotteri e hai i soldi per farlo, se tu vuoi prendere un elicottero d'assalto te lo godi come se fosse una ricompensa paragonata ad esempio a un Call of Duty, quando arrivi alle 20 uccisioni magari hai quella determinata ricompensa. Uguale io la farei qui, nel senso hai i soldi e livelli, ti sblocchi il tuo elicottero o il tuo carro, ma tutto ciò che produci col carro o con gli elicotteri non è che poi dopo ti fa avere altri soldi, perché sennò diventa veramente, cioè quando parti le partite dopo tutti andrebbero a prendere gli elicotteri perché sono veramente forti, e gli stessi carri perché ci vuole veramente tanti colpi per tirarli giù. E secondo me un'altra cosa giusta da fare sarebbe almeno mettere un cooldown di 5-10 minuti da quando inizia la partita su questi mezzi. Per quanto riguarda quelli che trasportano persone o equipaggiamenti direi di no, però almeno per quanto riguarda quelli d'assalto direi che un bel cooldown all'inizio non guasterebbe, almeno così da far partire la partita piano piano e poi dopo iniziano ad arrivare, perché mi è capitato partite dopo esattamente 2 minuti che inizia la partita già inizia a arrivare l'elicottero d'assalto, inizia a martoriarti in continuazione e poi nessuno ha niente, perché comunque era una closed alpha, erano pochi livelli alti, però i livelli alti veramente distruggevano veramente le lobby. Bene, siamo giunti al termine con le considerazioni finali e poi vi lascerò un po' di gameplay per farvi vedere un po' com'è questo gioco dopo questi 3 giorni di Closed Alpha. Vorrei chiudere tra l'altro con una domanda che mi è stata fatta più volte: ma questo gioco 40 euro gli vale? Beh, secondo me sì, un gioco che si colloca a metà tra tutti i giochi che ci sono ora sul mercato, perché io personalmente che gioco per lo più ad Arma Reforger ultimamente mi dà quell'arcade in più, quel movimento in più che veramente non mi stanca. Magari per uno che gioca ad altri giochi come Battlefield dà quelle cose in più che non può fare su Battlefield, quella parte tattica magari che viene a meno in Battlefield. Quindi secondo me li vale, io lo prenderò al 100% e fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Intanto vi lascio qualche clip che ho registrato in questi 3 giorni e ci vedremo magari nella beta a fine agosto, se lo prenderete anche voi. Tanto lasciatemi nei commenti cosa ne pensate anche voi nel gioco, se avete anche voi qualche consiglio per i ragazzi di Bulkhead, se vi piace, se vi è piaciuto, no? Se l'avete provato o no, se lo prenderete o no. E niente ragazzi, vi saluto con il gameplay, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per i prossimi video, e se per caso vi va di passare per una live serale, io dalle 11 di sera in poi mi trovate in live su Twitch e YouTube. Ragazzi, che vi dico? Godiamoci questo momento perché finalmente forse uscirà un gioco veramente bello. Look at my pet. Look at my pet in the corner. He's my pet. I revived him. He's AFK. What the fuck? He's AFK, man. I took his gun. And his mag was the gun. His name is Johnny now. Oh! Threat eliminated. Proceed with Bro, caution. 10 enemy on side. 169. Enemy in sight. In the woods.
They got me. You can take the defibrillator and it's faster. Thank you, good sir. Enemy, enemy, enemy. Three enemy. GG, bro. Friend. I lost my pet Johnny, no!